Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e i possibili cambi entro i prossimi 7 giorni. Abbiamo la carta del carro, amici del Capricorno. Può essere riferito a qualche scelta che dovrete affrontare, a qualche direzione da dover prendere, piuttosto che anche a qualche viaggio, insomma, qualche spostamento che dovrete affrontare. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se vorreste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il numero di telefono e sempre in descrizione ci sono anche i 2 videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono i possibili cambi entro i prossimi 7 giorni. Partiamo con un re di coppe, abbiamo un 9 di pentacoli, la carta della forza, abbiamo una regina di denari, il cavaliere di bastoni, e il mondo, ragazzi. Direi carte piuttosto belle. Allora, partiamo da questo re di coppe che potrebbe rappresentare qualcuno vicino a voi oppure potrebbe essere la vostra energia. Andiamo a vederlo. Tre di bastoni. La forza è un 6 di spade. Dunque, questo re di bastoni potrebbe rappresentare una persona vicino a voi, come vi ho già detto, potrebbe rappresentare un padre, un capo anche per qualcuno, o semplicemente, considerato che abbiamo un 6 di spade, una mentalità che si è acquisita, una mentalità che si è mantenuta fino a questo momento. Con la forza e il 3 di bastoni ho la sensazione che ci sia voglia di fare di più, ci sia la voglia di andare oltre, di espandersi, di costruire, di aprirsi anche al nuovo. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Abbiamo il sole. E il 5 di spade. Come vi dicevo, c'è voglia di andare oltre, c'è voglia di scoprire, c'è voglia di fare. Datemi una carta per il 5 di spade. C'è voglia di essere più autonomi, più indipendenti. Andiamo a vedere anche la forza, ok. Cavaliere di spade, regina di bastoni e torre. Guardate, io sento che è una questione di avventurarsi in qualche cosa di nuovo. La voglia c'è, ma ho come la sensazione che per qualcuno manchi il coraggio di affrontare qualche cosa di nuovo da soli.
Per qualcun altro potrebbe essere difficile lasciare quello che si è già costruito. È come se le idee ci fossero, ma manca la concretizzazione, il come faccio per arrivare dove voglio. Anche perché avendo, diciamo, questa difficoltà a lasciarsi indietro quello che si è imparato, potrebbe essere utile effettivamente appoggiarsi a qualche consulente che vi spinga, che vi faccia capire quali sono i passi migliori da fare. Andiamo a vedere la regina di Pentacoli. Asso di coppe e cavaliere di bastoni. Dunque, ragazzi, io ho l'idea che, perché c'è un 5 di spade e un 6 di spade, la vostra testa è un po' confusa, mettiamola così, è per quello che vi verrebbe bene un consulente, anche se ho la sensazione che per adesso è solo un'idea, non sarà un passo che affronterete nel breve periodo. Ehm, Però con la carta della forza e il cavaliere di spade, secondo me la grinta non vi manca. Appunto, la questione qui è il capire come, che strada prendere, che direzione seguire, insomma. E con questa regina di pentacoli quello che mi viene da dirvi è di occuparvi prima di tutto delle cose materiali, delle cose semplici. Mettete in ordine prima le cose base, le cose basilari, dopodiché riuscirete come a muovervi con un altro entusiasmo. Sapete, le case si costruiscono dalle fondamenta, quindi è come se voleste già occuparvi di mettere porte e finestre e non ci sono ancora le fondamenta terminate. È un po' quel discorso lì. Ehm, Ripeto, l'entusiasmo non vi manca perché avete due volte la carta della forza, due cavalieri di bastoni, un cavaliere di spade, questo sole che è proprio la grinta, la voglia di andare avanti, però tenete presente che il sole ogni tanto parla anche di ingenuità, ok? Perché è quell'energia dei bambini che è sempre pronta, esuberante e credo che sia per quello che vi invitino ehm, a sentire un consulente qui. Vi dico il consulente perché c'è il Papa, eh? Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Per adesso, ragazzi, non riesco a decifrare se è più un qualche cosa che riguarda situazioni affettive piuttosto che lavorative. Quindi cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Allora abbiamo una sacerdotessa e un 7 di coppe. Datemi una carta per la sacerdotessa. Mm. Una carta per il 7 di coppe. Re di coppe che è qua. C'è come qualche cosa che non riuscite a vedere, che non riuscite a considerare, che non riuscite a valutare. E può essere perché non avete tutti i dati in vostro possesso, nel senso che sia con la sacerdotessa che con l'otto di bastoni al contrario può esserci qualche verità omessa, qualche comunicazione che non arriva, qualche cosa che non vedete, magari proprio a causa del vostro modo di pensare. Sapete, quando una persona si fissa su una cosa, non vede le eventuali altre alternative.
Vi dico, da un lato è come se ci fosse la voglia di andare avanti, dall'altro torre al contrario, asso di coppa al contrario, è come se non aveste il coraggio di lasciarvi indietro qualcosa per iniziare qualche cos'altro. Un po' per la confusione, un po' per il vostro modo di pensare, un po' perché magari non vi sentite all'altezza di affrontare certi passaggi, però ho anche la sensazione che alla fine lo farete, anche perché qua terminiamo con un mondo, adesso andiamo a vederlo. Tre di pentacoli e fante di spade. Datemi una carta per il 3, 4 di bastoni e 3 di spade. Io credo che qualcuno pensi che il perseguire i propri progetti, la propria indipendenza potrebbe anche essere per qualcuno, possa inficiare, possa far soffrire, possa sacrificare qualche altra situazione che voi avete. Il re di coppe ce l'avete due volte, come vi dicevo all'inizio, può rappresentare un padre, il partner, un capo. Sento che qualcuno ha voglia di andare oltre, ma non sapendo bene come o che passi, diciamo così, effettuare, è come se ci fosse una preferenza o a ritardare questo passaggio, oppure è come se qualcuno dicesse, vabbè, ci penso e intanto metto a posto quello che c'è già in piedi, perché non si vuole lasciare indietro, secondo me. C'è tanta voglia di espansione, c'è tanta voglia di indipendenza, però quello che mi viene da dire è fate attenzione a non fare il passo più lungo della gamba, perché non avete un'idea poi così chiara di quale potrebbe essere il futuro. Quindi in questo tentennamento si fa fatica a lasciare il passato. Vi potrebbe venire bene, come vi dicevo, un consulente che non necessariamente, ragazzi, deve essere una persona, può essere un libro, può essere un video di YouTube, può essere anche una chiacchiera con un amico che vi illumina. Ed è come se nei prossimi 7 giorni iniziaste a fare come un progetto per raggiungere l'obiettivo che volete raggiungere. Tenete presente che sia il carro che il mondo sono carte di spostamento. Potrebbe essere qui che qualcuno decida di cambiare casa, per esempio, di cambiare nucleo familiare. Ho come questa sensazione. È come se ci si sacrificasse per mantenere una certa stabilità. È come se si sacrificassero la propria indipendenza, la propria autonomia, le proprie idee per mantenere un certo tipo di stabilità nella situazione che già avete, anche se appunto, come vi dico, la spinta verso il futuro è tanta, però non essendo sicuri è come se cercaste di risistemare un po' quello che avete. Vi dico anche che in questo periodo potreste conoscere una persona, non necessariamente che vi faccia da guida, però che vi possa aprire un po' gli occhi, quello sì. Ho come l'idea che il confrontarvi con qualcuno vi possa mettere davanti a situazioni, fatti, possibilità che non avevate calcolato fino ad adesso. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, vediamo che consiglio vi può dare. La trasformazione e essere ordinari. Carta della morte e 8 di pentacoli. Anche qui è come se doveste cambiare le regole della quotidianità, il vostro fare quotidiano. Sì, è come se, ragazzi, da un lato avete questa spinta e dall'altro non sapendo bene come muovervi nel futuro, è come se cercasse di mettere a posto quello che già avete. Il che non è negativo,
anzi, devo dire che poi tutto porterà a questo mondo, a questo compimento. Probabilmente non sarà una cosa così lineare e semplice, c'è un tre di spade, quindi potrebbero essere necessari alcuni sacrifici, però vi dico che secondo me poi le cose funzioneranno. Si tratta di godere delle piccole cose, mi verrebbe anche da dirvi. Andiamo a vedere una fatina. Presenza, oh che bella! Vi dice di rimanere nella presenza del momento presente, scusate il gioco di parole. Vivere nel qui e ora, perché quando ci si preoccupa tanto per il futuro, si vive nell'ansia, quando si vive tanto nel passato, si rischia la depressione, perché l'unico momento realmente esistente è il presente, ok? Il passato è nella nostra memoria e il futuro è nella nostra immaginazione, però l'unica cosa che è reale è il presente. Qui vi invita a essere presenti dentro voi stessi. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Guardate, mindfulness, carta numero 1. E si ricollega un pochettino a questa carta della presenza, no? Perché vi dice una presenza pacifica, cioè cercate di mettere ehm, in modalità mute la mente, cioè vi verrebbe bene la meditazione in questo caso. Avete bisogno di acquietare i pensieri, né? Noi facciamo tantissimi pensieri al giorno, non mi ricordo più se le donne 36.000 e gli uomini 18.000, più o meno, anzi se qualcuno ha voglia di cercarlo su internet lo può scrivere qua sotto nei commenti, però facciamo una miriade di pensieri e molte volte scusate, e molte volte ci si incastra in questi troppi pensieri. Vi dico, qui avete 5 di spade, scusate, 5 di spade, 6 di spade e qui avete due carte che mi indicano il fatto che non riuscite a vedere qualcosa. Quindi nel momento in cui voi riuscite a rimanere al momento presente, è come se potessero arrivare effettivamente delle intuizioni. Non è una lettura, diciamo, preoccupante, diciamo che quello di cui vi occuperete di più nei prossimi 7 giorni sarà creare delle buone basi per avere un buon trampolino di lancio per il futuro. Cioè come da trasformare la vostra quotidianità e questi cambi si fanno poco per volta, un cambio al giorno, un cambio alla settimana potreste fare. Bene, amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura in qualche modo vi abbia dato degli spunti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita personale con me basato sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Trovate lo stesso tipo di materiale anche nella sezione degli abbonati. Ci sono le credenze limitanti divise per settore e tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato, che ho condensato e messo a disposizione in quella sezione. Se per caso non trovate il tasto abbonati è perché avete un iPhone, quindi dovete accedere o da un altro cellulare o dal computer. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!